Eccoci qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno dell'Acquario, ascendente Acquario, Luna o Venere in Acquario. Andiamo a vedere come sarà questo mese di agosto 2024, ma soprattutto andiamo a vedere qual è la missione dell'anima, qual è il karma, il dharma verso cui andrà in questo mese per adempiere alla tua missione dell'anima. Quindi andiamo a fare un video sentinella, diciamo, vi invito a salvarlo, sia che sia il vostro ascendente o il vostro segno zodiacale, per guardarlo durante il mese, proprio come lavoro su voi stesse. Per farlo utilizziamo tutti e 6 gli oracoli dei Sefirion, vediamo che carta esce come adempimento della missione dell'anima e quindi andando a sciogliere karma, andare incontro alla tua missione dell'anima negli eventi salienti che ci saranno. Ok, sia nella parte generale sia nell'amore, che lo analizzeremo nel dettaglio. Allora, invito tutte le ragazze nuove e ragazzi nuovi a studiare i contenuti delle mie playlist L'arte sciamanica, l'arte del vivere, risvegliare la coscienza, per andare a implementare il lavoro di creazione, co-creazione consapevole con il divino della vostra realtà. Allora, Acquario, vediamo qual è la carta guida sull'evoluzione spirituale in questo mese, agosto 2024. Carta guida. Dimensione uranica, si è girata da sola. La dimensione uranica ha a che fare con gli elementi, terra, aria, fuoco, acqua e gli spiriti. Sono curiosissima di vedere che carta esce per darvi l'informazione. Allora, terra, aria, fuoco, acqua e gli esseri cosmici, ok. Quindi qua c'è già stato adempimento del karma, Vediamo un po', missione dell'anima in questo mese. Quindi andiamo a focalizzare l'attenzione su una tua qualità che devi praticare in questo mese affinché tu possa adempiere al tuo destino, al tuo capolavoro di vita. Vediamo. Qual è questa qualità che devi praticare? Perché hai già gli strumenti per farlo, quando esce la dimensione uranica. Vediamo, qual è la qualità? Vediamo. Osare. Dio Pan! Il fuoco, devi osare in questo mese. Lo spirito dell'elemento fuoco, osare, coraggio, passione, trasmutazione. Allora, questo è il mese in cui voi praticherete il vostro coraggio. Vi esortano a praticarlo perché avete già gli strumenti per farlo. Cos'è il coraggio? Il coraggio è la unica e sola grande virtù che ti permette di diventare mago. Chi è il mago? Ve l'ho spiegato nel video Fiamme gemelle e anime gemelle, la chiave assoluta di tutte le relazioni. Il mago è colui che è nato 2 volte, il morto e risorto. Morto a cosa? Morto alla realtà duale che divide, che separa, morto alla ratio, alla mente razionale che divide e separa, ma vede il mondo come una sua proiezione interna, come una proiezione della sua volontà e in accordo con le leggi cosmiche. Il mago non crea da solo, crea in accordo con le leggi cosmiche, crea in accordo con gli spiriti che lo governano, ha fede e fiducia negli eventi e tale fede gli permette di assecondare la sua volontà. La volontà del mago non è più una volontà egoica legata alla mente razionale che vuole il controllo, controllare gli eventi, la situazione, possedere, no, è una volontà legata a una volontà superiore. Allora hai già gli strumenti per farlo, ti dice questa carta in questo mese. Il coraggio, la grande virtù, osare contro la tua mente. L'Acquario è un visionario, ha la mente fortissima e al tempo stesso è stato anche soggiogato dalla sua mente stessa. Io ne so qualcosa, vabbè, tanti valori in Acquario. Quindi la tua mente deve essere messa completamente al servizio, quindi la mente razionale, agire in conformità di una mente creativa. Sarai ispirata o ispirato dall'alto. Questa carta ti invito a fare la meditazione che ho messo sul canale per manifestare la tua natura selvaggia, laddove è quella meditazione di pochissimi minuti da fare 3 volte al giorno. Quando esce questa carta falla 3 volte al giorno, mattina, pomeriggio e sera,
perché la carta è la meditazione degli elementi, proprio della carta che ti è uscita la dimensione uranica, terra, aria, fuoco e acqua, affinché tu possa chiedere al maestro interiore che domina l'elemento fuoco come pure l'elemento acqua, terra e aria, di manifestare la tua autenticità. Gli strumenti già ce l'hai, appellati al maestro con quella meditazione affinché tu possa adempiere al destino. Ti sentirai felicissimo, felicissimo di fare quello che ci stanno dicendo adesso le carte, perché paleserai la tua natura selvaggia. Abbiamo Plutone in Acquario per i prossimi 20 anni. Quindi è il tempo, soprattutto per chi incarna fortissimamente questi valori, sole, come il sole, come l'ascendente, di osare oltre i limiti della tua razionalità, di osare nelle tue visioni, nel tuo coraggio. È il mese in cui ci sarà molta passione, passione kundalinica. Cos'è la kundalini? È energia erotica, energia nervosa erotica a carattere sessuale, che non è intesa come la genitalità, perché quando intendiamo la kundalini, quando la kundalini si ferma al primo e al secondo chakra, è genitalità. La kundalini è energia che crea tutto. Quando sale sui chakra superiori è energia creativa di espressione, sale al quinto chakra di parlare, è la lingua del drago, di parlare con assertività. Quando va al terzo chakra, imporre la propria volontà seguendo le leggi cosmiche, imporre la propria volontà rispetto alla mente razionale. Quando sale fino al settimo chakra è la connessione con tutte le forze spirituali che hai dentro e fuori. Quindi ci sarà, fatto questo, una trasmutazione, c'è la connessione proprio con il fuoco cristico, va bene? Quindi come adempimento questo mese ti dicono di fare 3 volte al giorno quella meditazione che ti ho detto, oltre alle altre, però soprattutto su quella battono, per centrarti, va bene? E fare ciò che devi fare adempiendo al tuo destino. Ok, è una carta di partenza potentissima, potentissima. E vediamo a livello generale cosa ci raccontano su questa carta, tenendo fede su questa carta. Allora, ci prendiamo questi. Allora, Acquario, agosto 2024. Appellati anche, rivedete ragazze mie il video di magia pratica 1, 2 e 3. Appellati al dio Pan. Il dio Pan è la natura selvaggia. Quando senti dover fare qualcosa e c'è paura, Dio Pan, io mi affido a te, io ho fede in te, fammi essere alla tua altezza. Il dio Pan, dovete sapere, è l'unico dio della terra, è l'unico dio che è morto in questa società. Che vuol dire un dio che è morto? Vuol dire che il Pan, da cui viene anche il panico, gli attacchi di panico, il panico, la paura. Il dio Pan è la nostra natura selvaggia, è ciò che ci fa vincere, ciò che ci dà la rivincita sulle nostre paure, la rivincita nella vita, è il dio Pan. In questa società così irrazionale, iperrazionale, il dio Pan è morto e noi abbiamo il dovere di recuperare questo dio Pan, cioè questo archetipo, facendolo uscire da questa grotta. Allora il dio Pan, che si è trasformato dal nostro coraggio alla nostra paura più grande. Paura di cosa? Di manifestare il coraggio, la vera natura. E quindi il dio Pan è l'unico che deve in questo mese essere centrale nel farti prendere una grande rivincita. La rivincita del tuo potere, la rivincita dell'affermare chi sei rispetto ai condizionamenti della mente razionale. Va bene? Ok. Non vi racconto tutta la mitologia greca del perché è morto il dio Pan, perché siamo in una società patricentrica e quindi dove Zeus, il sole e quindi la natura selvaggia è controllata e gestita dalla mente razionale, no? Zeus rappresenta la società patricentrica, il controllo, il potere, invece il dio Pan rappresenta la natura selvaggia, che è il vero potere, che è stato occultato poi da Zeus. Comunque, il senso è quello che vi ho detto. Vediamo a livello generale cosa accade per l'Acquario in questo mese di agosto 2024.
il mago, incredibile, ha il potere nelle mani. Il mago significa colui che ha il potere e la manifestazione. Ti vedo pieno, non so come dire, è una carta stupenda. Avrai il potere? Vediamo un po' ancora. 9 di coppe, io ti vedo stare da Dio qua in questo mese. Fammi mettere un'altra. Mamma mia, l'asso di bastoni. E l'acquario sta avendo una rivincita qua, a tutti i livelli. Guarda, io ti dico, nel lavoro, nelle cose che ti piacciono e in tutto ciò che ha a che fare con il 9 di coppe, desideri realizzati, che hanno a che fare con la tua manifestazione, con le tue manifestazioni, il mago. L'asso di bastoni mi parla di opportunità che hanno a che fare con i tuoi desideri che realizzerai in questo mese. Soddisfazione, 9 di coppe, piena soddisfazione, a livello proprio in generale, piena soddisfazione di quello che manifesterai. Opportunità, asso di bastoni. E l'asso di bastoni ha a che fare con il fuoco, ricordiamo. Ragazze mie, vi ricordate, molti di voi l'hanno già fatta la meditazione della natura selvaggia, dove io vi esorto a dire: invoco lo spirito del fuoco, il maestro del fuoco, va bene? Il maestro del fuoco è il dio Pan, la natura selvaggia. Ed eccolo qua, il fuoco. Qua c'è un asso di bastoni col fuoco. Qua avrai tanta passione per un progetto, per una causa, ma soprattutto per la tua causa e il tuo ideale. Il tuo ideale. I tuoi ideali sono la tua causa, sono quelli che fermenteranno, accenderanno il tuo benessere, il 9 di coppe, portandoti a manifestare delle cose straordinarie. Bellissimo, bellissimo. Cavaliere di bastoni, nuovo fuoco, fuoco. Qua vedo opportunità anche di passione, di trasmutazione, energia sessuale che si trasforma dalla Kundalini, godimento anche di relazioni. Vediamo, due altre. 4 di bastoni, vedo proprio celebrazione per te in questo mese, stabilità, la sacerdotessa con grande maestria, mamma mia, e selezionerai anche le persone con cui vorrai incontrarti. Molte persone, tutte le persone che ti circondano, tu sceglierai di circondarti di persone che, guarda, oserei dire alcuni tuoi adepti, perché mi esci come sacerdotessa, il mago che è proprio carta numero 1 o 2, è proprio la magia che la fiamma cristica, il potere creativo che ti darà tanta stabilità in questo mese. 4 di bastoni, stabilità più livelli, dal punto di vista lavorativo, da un punto di vista emozionale, da un punto di vista relazionale. Fatto sta che tutto ciò che tu desideri con il mago, la manifestazione, ha un risvolto positivo in questo mese. La sacerdotessa mi dice anche che se ci sono persone che si avvicinano a te, asso di bastoni, tu sarai la mentore di queste persone, però sceglierai di condividere il tuo tempo soltanto con chi dici tu. Io credo che questa sia una delle più forti, ma l'avevamo vista anche per l'Acquario con la luna piena in Capricorno, l'ultima luna piena che c'è stata, che c'è stato un risvolto. Ricordatevi quel video sulla luna piena in Capricorno a luglio, perché qua abbiamo una grande ripresa, la messa in pratica proprio. Vediamo un po' energia positiva per te. 4 di spade, energia positiva. Se hai avuto un momento di la stella, infatti. Allora, se hai avuto un momento di convalescenza emozionale, anche psicofisica, agosto tu esploderai di gioia, di bellezza e ti prenderai il tuo tempo col 4 di spade anche per meditare. Al positivo la meditazione c'è, ragazze mie, La meditazione, il 4 di spade è anche quelli che medita, che riposa ed è al tuo positivo, te l'ho detto già prima con la meditazione. Attraverso le meditazioni, ossia l'attenzione cosciente sulla quotidianità, nel qui ed ora, ti porta a sviluppare tutto questo. È tutto a tuo favore la stella. Sani delle dinamiche che non sono andate bene col 5 di coppe, emozionali, di lavoro, di altro. Vediamo un'altra carta positiva per te in questo mese, 4 di spade. 4 di coppe, vedi? Allora qua tu metti sani confini con le persone e con gli eventi, cioè ti invitano da qualche parte, sappiamo che l'Acquario cerca sempre di essere disponibile con tutti, no? Perché cerca anche un riconoscimento esterno, questo lo cerchiamo tutti, però che cosa succede in questo mese? Tu sei consapevole di chi sei e tu inizi a dire sì quando devi dire sì, devi dire no, dici no, sani confini, 4 di coppe al positivo.
E se c'era inappetenza emozionale per esserti data anche a circostanze che non ti andava di fare, tu hai la chiarezza adesso, non ti dai più a circostanze che non ti va. Vedi 9 di bastoni, lo stress rispetto a circostanze emozionalmente debilitanti. Sì, ti riprendi proprio qua. Vediamo la carta in negativo quale può essere in questo mese. La torre. Qua è successo un patatrack nel mese di luglio. O c'è stato un cambiamento emozionale nel mese di luglio, dove tu hai tratto tutta la forza e adesso farai esperienza di tale forza. Una crisi che non riuscivi a superare, una crisi che superi, eccola qui. Vedi il giudizio, decisioni che non riuscivi a prendere, che ti davano crisi emozionali, qua cambia tutto. Vediamo cosa porta l'asso di bastoni, il 6 di denari, grandi soddisfazioni ed equilibrio. Se abbiamo avuto dei patatrack, delle crisi, energia creativa nel rimettere le cose in ordine. Il 6 di denari mi parla di venirsi incontro, mi parla di lavoro, di stabilità a livello lavorativo, ma anche di relazioni con amici, con persone che ti stanno a cuore, con le quali ci si intenderà a tuo favore e ti vedranno come una maestra o un maestro, ok. Anche opportunità sull'ambito lavorativo, un'opportunità importante. Vediamo questo, c'è un po' di tutto qua. Sul 4 di bastoni, il 3 di denari, nel lavoro andrà bene, vedo cooperazione, stabilità, anche con gli amici, anche con persone a te affini, vedo cooperazione con persone a te affini, che ti daranno stabilità, quindi cooperazione con persone a te affini ti faranno sentire a casa, stabile. Vediamo sulla papessa, 7 di spade, tu eviterai ciò, seguirai l'intuizione, la papessa è l'intuizione, 7 di spade, le spade sono le tue, seguirai l'intuizione per farti guidare in quelle circostanze in cui non ti fidi tanto a livello mentale, seguirai l'intuizione, la meditazione, avrai il coraggio di superare anche la mancanza di fede nelle cose, grazie alla tua intuizione. E col 7 di spade diciamo che tu eviterai alcune circostanze. E ti dirò anche una cosa, guarda che ti dico, e poi mi dirai che nel corso del mese mi confermerai questa cosa. Si noterà di più la tua assenza in alcuni luoghi, in alcune circostanze, che la tua presenza. Cioè sarà più forte la tua assenza che le persone chiederanno anche di te, tanto pure, perché tu ti prendi il tuo tempo, non hai bisogno di far piacere a nessuno. Cioè, hai capito che gli altri sono dentro di te, se fino a questo momento hai dato, inteso come in caso si dispiace quello, in caso si dispiace quest'altro, in caso no, adesso tu metti dei sani confini e ti dai agli altri, come dire, ti dai agli eventi, ti fidi degli eventi, ti fai guidare dalla tua intuizione, mettendo sani confini laddove tu prima non li avevi messi. Wow, che bomba Acquario, eh? Vediamo un po' cosa dicono le fate, mettiamo 3 carte. Va tutto bene, appunto, meglio di così, va tutto bene. Matrimonio? Addirittura. Questa la chiariamo dopo però questa carta, negli affetti. Guarigione emotiva. Guarigione emotiva già te l'ho detto qua, sei guarita perché nel mese di luglio c'è stato un patatrack emozionale, no? Ok, non riuscivi a uscirne, qua vediamo che esci. Questa carta matrimonio mi può parlare sia di un patatrack a livello emozionale con qualcuno, si è rotta una situazione e quindi ci sarà in questo mese una guarigione emozionale che ti permette di discernere bene le cose, di fare le cose secondo la tua intuizione. Ti dicono va tutto bene. Matrimonio è possibile che tu incontri una persona, ha un matrimonio, e con questa persona ci sarà una guarigione emozionale, puoi incontrare una persona nuova. Oppure qua c'è, possibile, adesso lo vediamo nell'amore, una persona che è intenzionata a condividere qualcosa di importante con te con la carta del matrimonio. Però qua mi hanno parlato prima un po' di tutto, io ti vedo sulle tue, quindi adesso andiamo a vedere lì. Quindi ragazze mie, adesso passiamo all'amore.
Allora, tenendo fede all'elemento fuoco, all'osare, alla passione, alla trasmutazione, qua c'è un risveglio per te completo. Vediamo nell'amore cosa accade. Iniziamo col metterci una carta guida di queste. Cosa accade alle mie ragazze e ai miei ragazzi dell'Acquario nell'amore? Carta guida. Fuga karmica, karma. Abbiamo a che fare con un karma da sciogliere nell'amore. Fuga karmica, o qua sei scappata tu da una relazione, o qualcuno è fuggito da una relazione, però sappiamo che l'altro fuori da te non c'è, non esiste, l'altro ti fa da specchio delle tue emozioni che devi accogliere. È come se questo mese tu dovessi accogliere l'emozione data da una fuga karmica, o qualcuno è scappato da te e ti dicono abbi il coraggio di entrare nel regno octonio sotterraneo come Perseo. Come lo fai? Accogliendo l'emozione, affidandoti ad essa, perché c'è un karma relativo a una fuga. O tu sei scappata da una relazione, dall'impegno, o qualcuno è scappato da una relazione, dall'impegno. Questo è il corpus sulle relazioni in questo mese. Con questa carta il coraggio di scendere nelle profondità, il coraggio di fare il coraggio di non sfuggire più dalle tue emozioni. Va bene? Se l'altro sfugge è perché tu sfuggi dalle tue emozioni. L'altro è un avatar del divino che ti manda l'emozione da sciogliere per avvicinarti sempre di più al tuo sposo o sposa celeste, sciogliere paure e attaccamenti. Questo è il corpus principale. Vediamo una carta guida e poi ci facciamo la stesa. Carta guida per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'Acquario nel mese di agosto 2024. E abbiamo un cavaliere di coppe. E qua vedo una persona che si muove verso di te, non scappa. E qua potresti essere tu in dubbio, no? Se tu scappi o meno. Cioè io qua vedo avanzamento d'amore, un invito di una persona che ti invita da qualche parte, avanzamento d'amore, una persona nuova o una persona che già conosci che si avanza verso di te. Ok. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Agosto 2024 per l'Acquario, amore. Qua c'è anche qualcuno che osa, no? Acquario. Acquario 2024, Acquario agosto 2024, amore. L'imperatrice e la luna, cioè guardate che taglio pazzesco. Io vedo in amore un successo pieno per come lo vuoi tu, non scappi più, sarà questo il tuo caso. Perché non scappi più, sarà questo il tuo caso? La luna come energia precedente, mi parla del lavoro interiore che hai fatto con le tue emozioni. La luna è il viaggio octonio, sotterraneo, dove c'è Perseo che scende a prendere gli strumenti per tagliare la testa a Medusa. Tu non hai paura delle tue emozioni, ti sei fatta capace delle tue emozioni in qualità di forze, di spiriti. Hai accolto la dea dell'abbandono, dolce tristezza, la malinconia, la paura, l'hai accolto, ti sei affidata a lei, a queste idee, a queste forze. E cosa ti hanno dato? Guarda un po', l'imperatrice. Ti hanno dato il potere di queste emozioni, corrispondente all'emozione che hai provato nel mese di luglio o nei giorni precedenti. Quindi io qua vedo che le paure spariscono, perché l'imperatrice è la carta successiva. Paure, dubbi, incertezze. L'imperatrice è il tutto, lo sviluppo, il successo. Ok. Vediamo. Energia attuale, energia positiva.
energia negativa, energia passata, futura, e conclusione di energia futura. Qua abbiamo una splendida imperatrice, il cavaliere di denari, la regina di denari, molto spazio al tuo lavoro è dato, centrata su di te, bravissima, il papa, sì, vedo tante responsabilità, re di bastoni. Io vedo che qua c'è stata, hai conseguito tuoi successi lavorativi ultimamente, dei successi personali o di stabilità tua personale, o ti vedo concentrata o concentrato soprattutto in ciò che per te è importante in qualità di responsabilità, e vedo che hai accresciuto il tuo potere personale con gli studi fatti sulle lezioni spirituali, il Papa. Questo per molti di voi ha conferito anche una posizione a livello lavorativo e sociale importante, per altri andate a conseguirla in questo mese, una posizione di rilievo, questo mi stanno dicendo, cioè ti vedo nelle tue più grandi capacità e facoltà. L'amore era un po' messo a lato ultimamente per alcuni di voi, comunque vediamo un poco. Oppure c'era già una persona qui con la quale stavate intrattenendo rapporti ed eravate molto più però concentrate su di voi che magari in questa persona che voleva qualcosa di più serio con voi. Vediamo un po'. Forti il segno del toro, e il toro è fortissimo, Ariete, Leone, Sagittario. Vediamo un po'. Energia attuale, amore, Acquario, agosto 2024. 10 di coppe. Io qua vi vedo felici. 10 di coppe mi parla di felicità, di condivisione. Vi vedo felici o con qualcuno oppure con i vostri amici, con i vostri amici più intimi, con la vostra famiglia, con i vostri figli. Vedo felicità come energia attuale. Vediamo il positivo. La giustizia. Per diritto divino arriva una persona destinata a te. Può esserci già per alcune di voi, e comunque la giustizia positivo mi parla che per volere divino, per il grande lavoro che hai fatto, per tutto quello che è il tuo destino, per diritto divino arriva un amore, l'amore destinato a te. Un amore giusto, un amore equilibrato, l'amore giusto. Vediamo qual è il blocco. 5 di bastoni è il blocco, probabilmente avete avuto delle discussioni o potete avere in questo mese delle discussioni che poi si risolveranno con la vostra persona di interesse, per terze persone che possono essere amici, familiari, parenti, oppure avete discusso per qualcosa o potete discutere in questo mese per qualcosa, adesso lo andiamo a vedere, e poi c'è la giustizia che mette giustizia, oppure disaccordo tra le parti, oppure un po' di vostre disarmonie interne, ricordiamo fuga karmica rispetto all'amore di coppia. Vediamo cosa c'è stato nel passato. Situazione pesante, 10 di bastoni e la temperanza. Probabilmente qua voi avete cercato di andare incontro a qualcuno e la situazione era pesante perché non riuscivate ad andarvi incontro, avete cercato di, perché qua vedo la temperanza che sono comunicazioni di equilibrio, 10 di bastoni che è pesantezza. È possibile che non siete riusciti a mettervi d'accordo con qualcuno per delle disarmonie che c'erano, per pensarle in modo diverso, quindi vedo che la comunicazione poteva essere pesante tra te e una persona, o l'incontrarsi a livello, venirsi incontro era pesante. Oppure avete cercato di mettere equilibrio in più aree della vostra vita, anche in amicizie, vedo, e questa cosa vi è costata, vi è pesata un po', però avete lavorato bene. Adesso c'è il 10 di coppe. Vediamo cosa succede in amore nell'agosto 2024 per l'Acquario. Qua vediamo il giudizio, il re di spade, il 7 di spade. Ecco perché ci può essere qui nel mese di agosto 2024 una persona, se stai già insieme a una persona, ci possono essere, ti dai conto che questa persona risulta un po' più evasiva, può succedere questo, oppure sei tu un po' più evasiva o evasivo. Questo può generare dei conflitti, delle tensioni tra te e questa persona. Vediamo chi viene dopo il 7 di spade, la sacerdotessa, e poi il 3 di coppe. Allora, questo è il mese in cui, ti dico prima se già hai una persona di interesse oppure sei già insieme a una persona.
Nel mese di agosto 2024 è possibile che tu ti darai conto che questa persona risulta un po' evasiva, oppure pensi che risultando un po' evasiva, che risulta un po' più fredda, pensi che ti sta nascondendo qualcosa. Che succede? Questo può generare in te dei conflitti. Quindi ci può essere una fuga, tu percepisci una fuga da parte di questa persona, questo può generare in te dei conflitti, magari pensi che ti sta nascondendo qualcosa, ok. Che succede però? Che succede? Che questa persona c'è giustizia, viene a parlarti, a chiarirti, e qua vedo il 3 di coppe che si fa pace. Adesso vediamo poi le motivazioni. Oppure puoi essere tu, che in questo mese di agosto 2024 ti dai conto di qualcosa, di questa persona, e rifugi la comunicazione, diventi un po' più introspettiva. Questo può generare tensione, ti rendi conto di qualcosa di questa persona e ti fai da parte. Non so di che cosa ti rendi conto, adesso andiamo a vedere con i tarocchi che ci dicono, gli altri piccoli. Magari ti rendi conto che ci sono delle persone in mezzo che si mettono in mezzo, possono essere amici, familiari, parenti, non lo so. Tu ti estranei, che succede? Che questa persona reagisce a te. Qua c'è la giustizia, che è qualcosa di divino, si sistemano le cose e si sistemano anche i comportamenti evasivi che puoi avere tu o questa persona. Qua c'è il 3 di coppe che mi parla della riuscita, del festeggiamento, tant'è che ti vedevo come imperatrice, c'è tutto a tuo favore. Questo se già c'è una persona. Ora, mi parlano soprattutto di questa dinamica qui. Se non c'è nessuno, io vedo che tu conosci una persona, però ti dai conto di qualcosa di questa persona, magari ti sta nascondendo non so qualche cosa, che non ti dai conto di qualcosa che non ti piace, non lo so che cos'è, e ti estranei, conosci questa persona, ti rendi conto però di qualcosa, genera un po' di conflittualità in te, ti estranei, però subito dopo vedo un 3 di coppe. Cioè vedo può essere una scaramuccia, un qualcosa di questa natura. Ricordiamo che la giustizia è al positivo, cioè per destino una persona condivisa, cioè condivisibile con te, volevo dire, che per diritto divino arriva. Vediamo cosa dicono i mini tarocchi. Qua abbiamo il segno dell'acquario come te, gemelli, bilancia, pesci, sagittario, bilancia di nuovo, che può essere ascendente Luna Venere, tu o questa persona. Vediamo acquario agosto 2024, 10 di coppe, amore, paggio di coppe. Io qua vedo già che stai con qualcuno o qualcuno ti sta corteggiando, vedo che c'è questo amore, questa condivisione. Se non è arrivato, questo è il mese di agosto in cui arriva, vediamo la giustizia al positivo. O può essere una persona un po' più piccola di te a livello animico, anche a livello anagrafico, cioè nel senso che può destare un po' di insicurezza qui, non lo so, vediamo un po' la giustizia al positivo. 5 di spade, vedi? Io credo che qua si manifesti qualcosa, che una discussione, qualcosa ti fa arrabbiare o scopri qualcosa che non ti piace, ti ritiri un po' o può succedere qualcosa, però con il 5 di spade al positivo significa che ciò che ti dà tensione rispetto a un litigio, una mancanza di venirsi incontro, si risolve. Vediamo questo 5 di bastoni, carta negativa, 5 di bastoni, 9 di denari. Ci può essere un po' di orgoglio o da parte tua o da parte di questa persona, che genera un po' di tensione. Magari vuole avere ragione tu, vuole avere ragione, c'è un po' di orgoglio in questi sensi. Magari c'è una discussione perché uno vuole avere ragione e l'altro pure, c'è un po' di orgoglio poi, e o tu ti ritiri e poi questa persona reaziona a te. Mi spiego un po', questa è la dinamica. Guarda, temperanza, un po' difficile intendersi per orgoglio. Non so di chi è questo orgoglio, c'è un po' di orgoglio in mezzo. Vediamo la temperanza, 10 di bastoni, 2 di bastoni, temperanza, 10 di bastoni, 10 di bastoni di nuovo.
Io credo che se già conoscete questa persona, avete cercato diverse volte di venirvi incontro, di trovare un punto d'accordo, ma a volte c'era un po' di dissonanza per questo e questo ti ha pesato, oppure ti sei stancata di attendere, la situazione era pesante nel passato, per mancanza di intendimento, adesso vedo che c'è questo intendimento. O per molti di voi arriverà questa persona che ti corteggia, vuole questa condivisione. O c'era una distanza che ha pesato, per lavoro, e questo ha generato delle contrarietà. Vediamo questo giudizio. Vedi il 3 di spade, ti renderai conto di qualcosa in questo mese dovuto a delle discussioni, secondo me. Prenderai la decisione di estraniarti, questo vedo, se già conosci una persona. Io credo che sia tu, vedi la torre, succede qualche cosa in questo mese, che poi si risolve, non so di che cosa si tratta. Vediamo il re di spade, 6 di bastoni. Io credo che tu prenda la decisione di voltare le spalle per un po' a questa persona, perché prendi la decisione di chiudere, non so perché. Non so perché. Se già la conosci, cioè prendi la decisione di voltare le spalle, di chiudere, o comunque di prenderti una tua rivincita, di... non lo so. Vediamo questo 7 di spade. L'asso di denari, inizialmente eviterai l'opportunità con questa persona, eviterai un'opportunità perché non sai bene che scelta fare, la luna. Vediamo la papessa. 5 di bastoni, vedi? Io qua credo che ci sarà un litigio, avviene un litigio, una chiusura e poi si fa pace. Perché? Secondo me avrete la sensazione che questa persona vi nasconda qualcosa oppure è più piccola di voi, avete contrarietà, non riuscite a venirvi incontro. Io credo che voi prendiate la decisione di dire oh basta, mi sono stancata, mi sono stancato, evitando questa opportunità. Magari pensate che ci siano altre persone in mezzo che influenzano questa persona o questa persona vi sta dicendo bugie, fatto sta che voi evitate l'opportunità con questa persona per un po'. Ci possono essere dei litigi per terze persone, però io vedo che poi c'è una riappacificazione col 3 di coppe. 3 di coppe. Assolutamente sì, vedi cavaliere di coppe e cavaliere di coppe. Allora qua litigate e ti viene a chiedere scusa. Cioè questo è il senso. Se già conosci questa persona, la persona che conoscerai, litigate per mancanza di intendimento, e tu eviti, oppure questa persona evita, allora tu pensi delle cose, che succede? Che tu dai le spalle, secondo me, a questa persona reaziona a te, chiedendoti perdono, cavaliere di coppe e 3 di coppe, cioè festeggiare, e poi vedo che c'è una riconciliazione qua. Qualcuno di voi metterà da parte un po' l'orgoglio e ci si viene incontro. Ora, per le ragazze singolo, voi conoscete qua una persona, però non lo so, vi darete conto di qualcosa che secondo me questa persona vi risulterà un po' più evasiva. Voi potete credere che ci sia un'altra persona, ma non è così, tant'è che questa persona poi reagisce a te, al tuo silenzio, alla papessa, e ti viene a chiedere scusa, ti invita a uscire, tant'è che la giustizia divina è qui, mi spiego, per farti eludere dalle circostanze di tensione mentale. Ricordiamo che abbiamo la papessa, l'imperatrice qua. Cioè tutto a tuo favore, d'accordo? Ok, qua abbiamo anche i segni della Vergine, Cancro, Pesci, Scorpione, che può essere la persona che tuo interesse ascendente, questi segni, o tu. Quindi ragazze mie, da una fuga, cioè, il coraggio anche qui di mettere dei limiti, no? Molto forte sta stesa. Vediamo un po' cosa mi dicono i miei oracoli lui lei. Per tutte le ragazze nuove gli oracoli lui lei sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dirà questo cavaliere di coppe ripetuto 2 volte? Vuoi la verità? La verità è che non mi sono mai sentito degno di nulla e sono scappato, perdonami. Davanti all'imperatrice, questo cavaliere di coppe non si è sentito degno e può scappare in questo mese. O può ritirarsi. Oppure tu ti puoi ritirare perché è una persona un po' più infantile. Perdonami, e c'è il perdono. Ok. Poi cos'altro? Sono nervoso perché non riesco a controllare quello che provo per te, tant'è che l'imperatrice, davanti all'imperatrice, anche se sei uomo, non riesce a controllare quello che prova per te. Ancora un'altra. Tempo e pazienza. Questa carta ha a che fare col fatto, io credo che sia tu. Tempo e pazienza.
tempo e pazienza, cioè ti darà modo questa persona di vedere nel tempo, con la tua pazienza, ma credo che sia tu che te la prenda con calma pure, Vediamo l'ultima carta cosa ci dice. Vedi la luna, qua ci sono delle cose che succedono che mettono un po' in difficoltà la parte razionale e quindi ti esortano ad andare incontro all'intuito. Ci possono essere delle paure, dei blocchi. Cosa c'è dopo la luna? E poi gli amanti, sì, poi c'è la scelta qua. Poi c'è l'amore, come ti ho detto qua, si fa la scelta di andarsi incontro per risolvere i 5 di spade che lo avevamo qua, per risolvere eventuali conflittualità e mancanza di intendimento. Forte il segno del gemelli anche qua, il cancro. Ok, vediamo cosa ti dicono gli ultimi oracoli. La luna l'avevamo al taglio, se vi ricordate, Vediamo. Tagliare legna, tagliare i rami secchi, il vento cambia direzione e pace. Che ti ho detto? Pace, 3 di coppe. Allora qua ci sarà una potatura del vecchio. Il vento cambia direzione, cioè in funzione di cosa? In funzione della pace, va bene? Quindi sia che conosciate una persona che sia una persona nuova, appunto che la conosciate già, vedo che tutto va dopo verso il risultato ottimale, che sono gli amanti, ok? Allora, mettiamoci in ultimo una parola chiave per te. Vediamo se riesco a battere i bigliettini. Una parola chiave per l'Acquario, agosto 2024. Risveglio! E abbiamo il risveglio. Dopo la notte della luna abbiamo il risveglio. Quindi su tutte le dinamiche, su tutte le circostanze, il risveglio dato dal coraggio, anche tuo, dalla perseveranza e dalla trasmutazione. Risveglio a tutti i livelli. Detto questo, ragazzi miei ragazzi, io faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!